Che si dice ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, anzi benvenuti in questa nuovissima rubrica che ho pensato di ideare sulle basi della fotografia. Questa serie di video è ideata per le persone che vogliono imparare, quindi se non hai voglia di imparare o già ti senti troppo arrivato, vaffanculo. Ovviamente si scherza, tutti sono invitati a seguire questi video, anche se per esempio sei interessato al mondo video, seguimi perché le basi per la fotografia sono le stesse per il video. Inoltre, se mi seguirai bene in questa serie di video, ti prometto che in meno di mezz'ora riuscirai ad utilizzare la macchina fotografica in manuale, ma soprattutto non ti dimenticherai più come farlo. Innanzitutto, per chi non mi conoscesse, piacere, sono Emanuele e se non l'hai fatto ti invito a iscriverti al mio canale perché mi aiuterebbe davvero a divulgare i miei contenuti educativi a più persone. Divulghiamo anche un po' di cultura su YouTube ogni tanto. Per farlo è molto semplice, ti basterà cliccare qui, magari attivi anche la campanella così non ti perderai più nessun video. E detto questo, adesso possiamo passare alle cose importanti, alla ciccia. Lasciate che vi introduca molto brevemente a questa serie di video, che saranno brevi sì, ma pieni di dettagli e aiuti audio-video che vi permetteranno di fugare ogni dubbio e rispondere a qualsiasi vostra domanda. In pochissimo tempo sarai capace di padroneggiare il tuo strumento per la fotografia e non dimenticherai più come farlo. Bene, dopo tutto questo preambolo, dobbiamo capire qual è il fattore fondamentale per fare fotografia. Il fattore fondamentale è la luce. Che è successo? Sì ragazzi, la luce in fotografia è proprio tutto. Per chi non lo sapesse, il termine luce deriva dal greco e significa scrivere con la luce. Quindi, per ottenere un'immagine impressa, in definitiva, abbiamo bisogno di due cose. La luce è uno strumento che ci permette di catturarla e di imprimerla su un supporto. La luce la troviamo sia sotto forma naturale, come il sole, che sotto forma artificiale, come appunto sono le lampadine o in questo caso i fuochi d'artificio. Lo strumento invece è una qualsiasi macchina fotografica, che sia una reflex, una mirrorless, una compatta o il telefono, che comunque fa parte delle compatte. Le compatte hanno l'obiettivo integrato invece che intercambiabile. Tutte però funzionano allo stesso modo. La luce passa attraverso la lente tramite il diaframma, che qui vediamo in un'immagine e poi vedremo bene cos'è. Dal diaframma poi passa attraverso l'otturatore fino ad arrivare a un supporto fotosensibile che è appunto il sensore nelle digitali. Nelle macchine digitali poi alla fine i dati vengono mandati alla memory card e qui ne vediamo una. E questa era la fotocamera, che al di là dell'elettronica moderna concettualmente è rimasta la stessa. E per oggi è tutto. Mai mettere troppa carne al fuoco, dobbiamo imparare piano piano. Nella prossima puntata andremo a vedere per quale motivo dobbiamo imparare a scattare in manuale. Se ti è piaciuto il video, lascia un like. Questa sarebbe la dimostrazione che apprezzate il tanto lavoro che c'è dietro la produzione di un video. Magari un giorno vi farò vedere anche come li realizzo io. Ma per adesso, alla prossima!